The following champion versus champion contest is scheduled for one fall and is for the All-Star Women's Television and Ring of Honor Women's Championships. Eccola qui, membro delle Sister of Sin, una dei tre, insieme a Tekla Iskablu, lei che è una 2 volte campionessa TBS, due volte campionessa di Hop, appunto Seblu, e anche ex campionessa della Ring of Honor, potrebbe riconquistare il titolo per la seconda volta anche della ROH, potrebbe fare 2-2-2 Juliet. Come sempre molto scenografico l'ingresso di Giulia Hart. Insomma, quindi abbiamo iniziato con 2 nuovi campioni di coppia, non per tirarla ai campioni attuali, ma spero che questo All-In ce ne regala parecchi di nuovi campioni, considerato che negli ultimi pay-per-view, stranamente, a differenza del solito, siamo incappati in una bella serie di pay-per-view che diciamo, molti campioni, tantissimi, hanno mantenuto sempre la cintura. E ecco che entra, dopo la campionessa WTBS, entra la campionessa della Ring of Honor, Empress of Tomorrow, Asuka, tra l'altro anche un'ex campionessa di coppia con Kairi Sane sia in WWE sia in AEW, ex campionessa degli Stati Uniti WWE, ex campionessa mondiale WWE, oltre che attuale campionessa della Ring of Honor, titolo che ha vinto sconfiggendo Io Sky e che poi ha difeso con successo anche nell'ultimo pay-per-view della Ring of Honor, appunto Final Battle. Ma è stato anche difeso al Wrestle Dynasty, famoso per più a 5 federazioni di cui vi parlavo all'inizio, quindi comunque queste sono difese e allora ragazzi, siamo pronti per uno dei 2 match con 2 cinture in palio. La grafica TBS Championship e poi chiaramente anche la seconda grafica della Ring of Honor. Introducing first, Da parte questo è All-In, from Champlin, signori. Minnesota, the All-Star Women's Television Champion, Julia Hart. Se non qui, quando vedere questi match incredibili And come her All-In opponent from Osaka, in palio, Japan, soltanto the Ring of Honor Women's Champion, Asuka. carichissime entrambe, sia la campionessa di WTBS sia la campionessa della Ring of Honor. Una delle costruzioni più interessanti è stata Giulia, cioè anche le cinture in palio, signori. Chi uscirà dall'arena con entrambe le cinture ve lo vedremo molto presto, signori. Qui AEW All-In, il torneo più importante dell'anno della All Elite Wrestling. Evita tutto bene Juliet che invece ha tolto il titolo a Maika in un match dove era presente anche
Correggetemi se sbaglio, questo è Slender, giusto? Aspettate che vado a vedere perché mi è arrivato un attimino la pulce nel... Sì. Contro. Sì, c'era Slender, ricordavo bene, molto bene. Ricordavo molto bene. Poi c'è stata la difesa contro Anna Jay. E l'ultimo più della All Elite Wrestling. Wrestling prima. Ragazzi, ma avete visto, vi consiglio chiaramente da recuperare. Ovviamente nei video in descrizione, come in ogni episodio della nostra Universe Mode, trovate tutti i più recenti, più la playlist ovviamente relativa. Al momento Asuka sta facendo una grandissima prestazione, in difficoltà Giulietta. Evita calcio rotante, poi serie di gomitate. Deve salvertire il bandolo della matassa. Deve trovare salvertire la tendenza o la via. Attenzione Giulietta. Bella mossa dal paletto. Poi la trascina, vediamo un po' cosa può trovare Giulietta. La doppia spaccata, ma è andata a vuoto, ragazzi. È andata a vuoto la spaccata. Serie di gomitate, però non si arrende Giulietta. Sente come è giusto che sia la posta in palio, veramente alta. Poi certo poi torna con l'inizio una specie di Wembley Stadium, ma insomma è... fa effetto a ogni wrestler. Evita, grande qui continua face slam. Poi ancora prende Asuka. Oh, evita Asuka qui. No, invece. Brava, trova lo schieramento. Vabbè, neanche uno, signori. Calcione alla schiena. Facendo bene Giulia perché sta concentrando i colpi comunque quanto possibile nella zona addominale, ma della schiena. Attenzione, Asuka, serie di calcioni. Ma gli ha dato una bomba incredibile, ragazzi. 1, 2, resiste. Asuka è pronta, può chiudere il match, può trovare un Asuka lock. Attenzione qui, la prende. E l'ha presa, l'ha chiusa. Potrebbe essere la fine. No, in qualche modo Giulietta riesce a liberarsi, ma madonna, stava per venire Giulietta. A un passo dalla sconfitta. Distrutto quel braccio per la prossima Asuka lock, la strada già pronta, evita qui Giulia, face slam ancora, sbatto con violenza, la colpisce ancora, attenzione, prova a trascinarla. Attenzione, toglie il cuscinetto protettivo. Attenzione, cosa avrà in mente? Giulia parte. Oh, meraviglioso questo volo su Asuka, sulla Empress of Tomorrow. Continua a colpire Giulietta. Oh, testa che va a sbattere contro il paletto. Calcione. Si riprende Asuka.
Asuka, basta, hai rotto proprio le scatole. Cioè, vai. No, se no davvero. Cioè, per conteggio fuori anche no. Prova lo schienamento con una Juliette che è stata massacrata, potrebbe essere la fine. E Juliette resiste ancora. Attenzione, blocca il colpo. Attenzione, schienamento in peso qui, potrebbe essere la fine. 1, 2. Oh, ancora Juliette. Poi indeciso su da pazzi. Prova a trascinarla, attenzione. Ragazzi, che battaglia. Combattuta con intensità ancora, pianta la testa, è andata un sacco di volte. Ad Asuka. Super kick. Attenzione, prova. Asuka per ora non riesce a reagire. Suplex. Ecco Asuka che ritorna. La prende. Prova a sottometterla. Attenzione Juliette, il pericolo. Potrebbe essere la fine. Oh, riesce a resistere ancora Juliette. Attenzione, l'arbitro si è distratto. Mettere il cuscinetto protettivo al suo posto. Però non sta succedendo niente di scorretto per ora alle spalle dell'arbitro. Prova lo schienamento. Attenzione, i piedi sulle corde. Irregolare. Schienamento irregolare con l'arbitro che diciamo che non ha visto. In realtà aveva visto benissimo, ma facciamo finta di no. E Asuka, attenzione, vorrà chiudere l'incontro. È sonnata. No, la carica. Colpita ancora, ma mi stanno distruggendo. Potrebbe essere la fine. Attenzione, la trascina al centro del ring. Si rialza però Juliette. Carica contro il paletto, poi la sbatte. Mamma mia che scontro, ragazzi. Calcione ancora. Che spinning kick, è finita ragazzi, è finita, non può rialzarsi anche da questo spinning kick, è finita. 1, 2, incredibile. Ma che match sta facendo Juliette, ma uno dei migliori match, veramente. Esce a vuoto. Sono una specie di camel clutch. Di abbaltare Asuka. What a match davvero. Suplex. Rialza Juliette. Appena entrato per riprenderci una serie di calcioni, pugni e calci, poi schiantata ancora. Attenzione Giulia, rimuove il cuscinetto protettivo, ancora, per creare un'altra distrazione, oppure no,
Asuka la prende, Asuka Lock, attenzione, è la fine, e cede Giulia Hart, ragazzi. Asuka, doppia campionessa della Ring of Honor, ma anche nuova campionessa EWTBS. Che trionfo per lei, ragazzi, doppia campionessa Ring of Honor e EWTBS della Empress of Tomorrow. Che match però, anche Giulia Hart ci ha messo tutto se stessa, ma niente da fare. Ok, abbiamo visto ora questo match doppio cinture, vediamo un altro doppio cinture, tra l'altro l'equivalente, gli stessi titoli equivalenti, titolo della Ring of Honor e ovviamente il titolo EWTNT in palio. Questa volta però è un 3-way match con Bobby Lashley che è l'aggiunta, è stato un bel face to face, diciamo, nelle varie puntate di Dynamite e Collision, uno Yota Tsuji fresco, anche lui di difesa appunto del titolo della Ring of Honor, un 3-way match nell'ultimo pay-per-view Final Battle. E ecco, ragazzi, siamo pronti, signori. Per primo faccio ingresso il campione WTNT, The Bastard, Pac, membro dei Death Riders. Uno degli idoli di casa, perché lui è britannico. Siamo a Londra, ovviamente. Introducing the champion, representing the Rough Riders from Newcastle upon Tyne, England, weighing in at 217 pounds, the All-Star Television Champion, Pac! E ecco Pac, comunque se la prende con qualcuno lì. Ragazzi, direi che questo, se non fosse perché quel piccolo problema, che ora non ripeto più perché sennò poi lo sapete che quando cosa non va poi dopo mi ripeto, basta. Nel match proprio iniziale sarei soddisfatto al 100%, vabbè, faccio finta che quell'imprevisto non c'è stato. Poi proprio all-in, tutti quei per-view proprio all-in, vabbè. Ok, e ora entra anche Almighty Bobby Lashley, ragazzi, ecco qui, colui che non ha nessun titolo da mettere in questo match. Dovrebbe fare man bassa di tutto senza avere neanche la cintura. Scusate il riquadro nero, ma non so come mai hanno detto PlayStation Network è attualmente in manutenzione. Che me frega a me, Bobby Lashley entra, ricordiamo Bobby Lashley ha da poco terminato un grande regno da, come si dice, un grande regno da campioni di coppia insieme a Swerve Strickland. E ecco che entra il campione della Ring of Honor, l'altro campione metterà in palo la cintura, Yota Tsuji, signori. Eccolo qua. And introducing the champion from Yokohama, Japan, weighing in at 227 pounds, a Wrestle Dynasty il titolo. Ring of Honor Champion, proprio sconfiggendo Samoa Joe, che era il campione. Vittoria tra l'altro molto importante perché insomma a casa sua
la wrestler della New Japan Pro Wrestling, Yota Tsuji, però rappresenta anche la Ring of Honor. Ecco qua, titolo di WTNT Paleo, ma anche titolo massimo della Ring of Honor. Infatti e iniziamo, signori, vediamo chi si prenderà tutto nell'ultimo match appena disputato. È toccato a Asuka, portarsi a casa anche il titolo di WTBS. Mamma mia, Buck sta facendo, ricordiamo, il regno da Cappone TNT, veramente valore assoluto. Grande ritmo, c'è che dire. Chiaramente improvviso, ma è anche uno. È liberato anche prima dell'aiuto di Bobby Lashley. Mamma mia, Pac si è allenato su entrambi. Boston Crab di Tsuji. Pac shoulder block. La doppia mossa sul campione TNT in carica, doppio Russian leg sweep. Con lo schieramento Tsuji, attenzione. Pac è quello che sta subendo più colpi di tutti, però gli sta anche dando parecchie di mazzate. Bob intanto aveva preso un martello da fabbro. Mia Pac. Ancora! Che forma di Pac, incredibile. Attenzione. Pronto forse una Dominator? No.
evita Lashley qui. Attenzione, Pac colpisce, prova Pac, uno, solo uno. Spear di Lashley su Tsuji, 1, 2. Era una buona occasione perché Pac era stunnato fuori dal ring, la ricetta di tutte le cinture vale in questo match. Se ne va con la sedia, viene disarmato da Lashley, di testa, sbatte pieno, quindi faccio sulla sedia che era per terra, poi lo prende e lo scaraventa con la potenza. Tsuji delle ripugni al volto, sono Pac, Bobby, la potenza di Bobby, sono Pac, Chain Blast su Pac, ma poi Bobby Lashley è arrivato. Attenzione Tsuji, Falcon Arrow, ma Pac era lì pronto. Insomma, come si è rialzato in fretta dalla Chain Blast Pac. Colpisce Bobby Lashley 2 volte, 3, no, si rialza ora, ma poi prende ancora Lashley, backbreaker. C'è Pac, attenzione, potrebbe essere la fine. 1, 2, 3. Pac sconfigge Yota Tsuji e Bobby Lashley, mantiene il titolo di WTNT ed è anche il nuovo campione della Ring of Honor. Continua il suo periodo devastante per Pac. Tutte e 2 le cinture. Che vittoria per The Bastard Pac. Che vittoria anche per Death Riders, ragazzi, che non ha 2 cinture all'interno della stable. Bella roba, ragazzi, bella roba, signori. Ottimo, ottimo, ottimo. Oh, aspettate, raga, che c'è un problema qui. C'è un problema. Sì, devo modificare un attimo velocemente. Poi non mi ha messo Don Callis. Io voglio Don Callis con oh vai, ci siamo, signori. Allora, no, scusate. Allora, siamo pronti al prossimo incontro. Ho dovuto fare purtroppo questa modifica un attimo, mi ero perso. Raga, anche perché tutte le volte che ho crashato, come vi dicevo nel primo match, tutte le volte io dovevo rifare la card, certo, perché poi mi toglieva, la prima volta mi ha tolto un paio di match e li ho dovuti rimettere, poi mi toglieva sempre i titoli, quindi tutte le volte rimetti i titoli e rinizi a fare il match per riportarvi al punto dove eravamo rimasti prima del crash. Crashava, borda, inizia da capo, rimetti tutti i titoli, un casino. Per questo vi ho detto, per voi è passato qualche secondo dall'interruzione, da quella, però ci è servito un po' di tempo, è servito. Ho detto, secondo me, ora forse un'ora no, ma più di una mezza tutti. Va bene, ragazzi, il prossimo incontro AEW International Championship Italia, il secondo titolo più importante della divisione singola in AEW. Funusuke Takeshi, accompagnato da Don Callis, difende il titolo dall'assalto di Kenny Omega. Un Kenny Omega che dopo che ha perso contro Jay White
match per il titolo mondiale, una cintura maledetta per lui, a Wrestle Dynasty, c'è la stipulazione che non poteva più andare per il titolo mondiale. Lui l'ha accettata a costo di avere questa chance, ha perso il titolo. E ora però giustamente Kenny Omega ha detto non posso più andare per il titolo mondiale. Bene, allora il mio sguardo si posa su altre cinture che posso vincere. Ha preso la filosofia Kenny Omega, ma ecco che entra di Alpha con Usuke Takeshita. Di Alpha che ha superato proprio nell'ultimo pay per view della All Elite Wrestling, Wrestle Dream, sia Kevin Owens che Hiroshi Tanahashi, quindi andando a zittire tutti e due, sia Owens con cui era in rivalità, sia Tanahashi con cui doveva fare il rematch per colpa del pareggio di Wrestle Dynasty, il match tra Tanahashi e Takeshita. Quindi siamo arrivati a un 3-way match, niente, non è importante per Takeshita perché ha vinto lo stesso. Ma ora ragazzi siamo pronti, eccolo qui, The Cleaner, Kenny Omega ragazzi, Kenny Omega che, come avevo detto prima, non potrà più andare per il titolo mondiale, fan in lutto, fan di Omega in lutto, ma potrà andare a prendersi le altre cinture e come ha detto lui se le vuole prendere tutte signori. E eccolo qui Kenny Omega che avanza, lui che è già stato campione international e anche ex campione mondiale dei pesi massimi IWGP, il titolo più importante della New Japan Pro Wrestling, ma anche, ricordiamolo, campione di coppia della All Elite insieme a Will Ospreay all'epoca. Introducing the challenger from Winnipeg, Manitoba, Canada, weighing in at 218 pounds, Kenny Omega! And his opponent from Osaka, Japan, weighing in at 230 pounds, the All-Star International Champion, Alpha Tank Shaw! Titolo international al cielo e allora possiamo iniziare signori. Kenny Omega, lo sfidante contro Konosuke Takeshita, il campione, accompagnato da Don Callis ovviamente, in quanto membro della Don Callis Family. Si è subito Omega. Grandissimo percorso di Takeshita che è stata una seconda stagione. Mi sembra alla fine, no, era ancora la prima, insomma. Era ancora la prima. Siamo a Kyle Fletcher, grande percorso di entrambi, grandi vittorie, forse però alla lunga Takeshita. Forse il risultato migliore di Fletcher. Nella Don Callis Family ricordiamo che è un membro onorario e sincero insieme a Lella splashone che inizio Kenny Omega questa sconfitta contro Jay White, questa possibilità di non poter più andare per il titolo mondiale W, può gettare nel fosso molti. Evidentemente lui è stato rinvigorito
Ancora Omega attacca. Keshida ancora non ha trovato un'offensiva efficace. Prova lo schienamento, attenzione, Don Callis infuriato. Dragon Screw ancora. Grande rivalità Keshida e Omega. Sarebbe più che altro da dire tra la Don Callis Family e Omega. Ora di Alfa. Subisce ora di Alfa, deve assolutamente rimettersi in carreggiata se vuole avere una speranza di mantenere il titolo international alla vita. Lui che è un 2 volte campione international, Keshida, anche ex campione di coppia assieme a Kyle Fletcher, a All Elite Wrestling, campione di pesi massimi del Consejo Mondiale della Luce Libera. Attenzione, Takeshita si gasa, colpisce, alza Omega, si rialza. 1, 2, no, Takeshida. Quindi Omega prende la rincorsa. V-Trigger. Che botta gli ha dato. E ora attenzione. Serie di gomitate. Base del collo, e attenzione, forse è pronto un'altra V-Trigger. Bang, ecco, è a vuoto, ma attenzione, V-Trigger. Omega a vuoto, qui che errore. Boom. Calcione. Dato fuori dal ring. Attenzione. Keshida è pronto a volare, lo vedo. E batta Keshida, batte Omega. Che match per il titolo international. Sanguina Takeshida, pugni e chop. Standing moonsault. Attenzione Omega, attenzione pronto. V-Trigger ancora poco, è la seconda, oh, distrutto, attenzione, potrebbe essere la fine. 1, 2, Omega dice di no.
terza corda su Takeshita. Attenzione. Evita Omega, tentativo di brainbuster sul paletto e si gasa Omega, attenzione, evita però ancora qui, e braccio teso, che match, mamma mia che botta, per Takeshita vuole imitare Omega con la V-Trigger. È la fine ragazzi, è la fine. Dice di no Omega. In difficoltà Kenny Omega. Colpisce. Oh, attenzione, One Winged Angel a segno, la mossa finale, 1, 2 e Takeshita ancora, ma che incontro ragazzi, che match. Ha battuto. Che incontro ragazzi. Attenzione. A fuoco. Lancia uno schiaffo da capo di Takeshita, Omega levitata. Attenzione Kenny. Mamma mia che match, potrebbe essere la fine dopo un stop devastante. 1, 2 e 3. Kurusuke Takeshita colpisce Kenny Omega ed è ancora una volta campione internazionale. And still All-Star International Champion Alpha Tag. Vittoria pesantissima di Takeshita che si lancia sempre più verso il main event. Al settimo Joya, al settimo cielo, scusatemi, Don Callis che non ha fatto niente di illegale, si è limitato a guardare e ragazzi, bella vittoria per Takeshita. Signori, lui, io ve lo dico di già, lui è uno dei prossimi che va per il titolo mondiale, se lo merita, devo dire. Sì, lo so, c'è già andato nell'Elimination Chamber, ma intendo di se lo merita in 1 contro 1 prima o poi. Va bene, abbiamo visto il primo incontro, quello infernale, speriamo che questo non sarà così. Quindi il corrispettivo femminile dell'opener di stasera, 5-way tornato tag a eliminazione, con in palio ovviamente i titoli di coppia detenuti da Bayley e Mercedes Moné, che dovranno difendere le cinture dall'assalto delle Brawling Birds, Jamie Hayter e Mariah May, dall'assalto di Chris Statlander e Willow Nightingale e dall'assalto di Athena e Billie Starkz. Tutta gente che ha già vinto i titoli di coppia almeno una volta. Iniziamo. Vado a tagliare gli ingressi, quelli lì singoli, che ce n'è un paio per risparmiare un po' di tempo, raga. E ecco qui, la prima che entra è una delle due campionesse di coppia della All Elite Wrestling, the CEO, Mercedes Moné, ragazzi. And is for the All-Star Women's Tag Team Championship. Dopo di lei entrerà la compagna di Mercedes Moné, grande amica, la role model, signori, Bayley. Ecco qui l'altra And from coppia. San Jose, California, one half of the All-Star Women's Tag Team Champions,
la fanno al suo ingresso. And representing the Brawling Brutes. Una delle from due Brawling England, Birds, ragazzi. Jenny Heather. Jamie Hayter, proprio lei che è il record in AEW come unica 3 volte campionessa TBS. E adesso entra anche la compagna di Jamie Hayter, And l'altra representing the britannica, Brawling The Brutes Glamour, from London, England, Mariah May. Maria May. Acclamatissimi proprio Jamie Hayter e Mariah May, essendo entrambe britanniche, ma non solo, che nel primo lean addirittura si sono affrontate da avversarie con il titolo TBS in palio, uno dei regni di Jamie Hayter. Ecco che entrano anche And altri due sfidanti, signori. Da una parte Willow Nightingale e dall'altra abbiamo Chris Statlander, signori. Loro sono già state campionesse di coppia, sono anche state una volta a testa campionesse TBS. E ora mancano solo le ultime due sfidanti, che loro ex campionesse di coppia e altri titoli vinti. Tra l'altro una delle due, ovvero Billy Starks, And campionessa the national della Ring of Honor. National Champions, Qua abbiamo Athena, the Misfits. la Fallen Goddess. Eccole qua, ragazzi, Billy Starks e Athena. E ci siamo, ragazzi, siamo prontissimi per questo match. Mercedes Moné e Bayley difendono dall'attacco di match di Brawling Birds, Chris Statlander, Willow Nightingale e Athena e Billy Starks. Campionessa, ricordiamolo, national della Ring of Honor. Questo stessi consigli per il match maschile. Concentratevi su quello che vi pare di più. Questa volta speriamo che non crasha, perché ho visto che tante volte il problema è con questo tipo di match qui, soprattutto se fatto con, insomma, c'è tutta una serie di cose, ragazzi. Arena personalizzata, tanti wrestler creati, con tanto di ring gear personalizzati, logo, tutte le storie, titoli creati, insomma, match personalizzato, ovviamente c'è quasi nulla di originale. I titoli originali ci sono bene, le altre cose. Ragazzi, quando sballo di match vote come si fa a accontentarsi solo dei wrestling WWE? Ricordiamo l'ultima grande difesa di Mercedes Moné e Bayley, che hanno sconfitto il duo di 8, ovvero Momo Watanabe e Blair Davenport, gruppo nato da Saya Kamitani ai W Press the Dream. Questa Mariah May ha avuto un match molto importante, perché se vinceva quel match lì non partecipava a questo incontro, ma era direttamente nel main event, però ha perso il titolo valido per il mondiale W contro appunto Saya Kamitani, l'attuale campionessa.
schiantarsi come se non ci fosse un domani. A colpire. Scusatemi, sono un attimo distratto al commento, ma perché sto guardando il match, Solo uno, mezzato Monet, ragazzi, una delle due campionesse. Shehei, occhio, dice. Ricordiamo che ci ha regalato dei nuovi campioni di coppia maschili, gli FTR, hanno vinto per la seconda volta le cinture, con i primi eliminati a sorpresa, secondo me, Sami Zayn e Kevin Owens. Nel frattempo l'eliminazione di Matt Jackson, Bang Gang, 2 contro 1. hanno vinto agilmente, massacrando l'avversario finale. Cioè senza praticamente. Generalmente le favorite dal pubblico saranno le eroine di casa, Mariah May e Jamie Hater. Riesce a ribaltare la campionessa national della Ring of Honor. Probabilmente no, però faceva piacere pensarlo. Che meccione, ragazzi! Vabbè, come è stato primo, signori. Solo spero di non buffarla. Però spero che questo non avrà il famoso crash. Però la vedete, appena l'ho detto.
succede qualcosa. Attenzione ragazzi, perché Bayley è stata la prima eliminata, una delle due campionesse di Open. Questo strano, ma è successo ragazzi. Che roba, ragazzi, questa persona è rimasta da sola, il loro regno è in pericolo ragazzi, addirittura prima eliminata. Cosa succede quando una rimane da sola o da solo? Insomma, un po' problemi seri. La mettone è carica e va a battere Athena fuori dal ring, meno male che tocca dal centro dei ring. I Rolling Birds stanno sul quadrato, sono messi a utilizzarsi un po', mentre si manca anche come è stata colpita Tina ragazzi. 1, 2, il calcio arriva, era arrivato in ritardo, push to spin, attenzione, alla vita si blocca e non è favorevole, solo uno. Male. Attenzione, eccola, mamma mia, mi ha saltato tutto con Nightingale. Willow. Completamente ma interviene Willow Nightingale che era proprio lì più vicino per fare la scampata. File driver, dice di no Mercedes Monet, ancora salvo per il momento il loro regno suo e di Bayley. Ne prova la sottomissione su Terminator. Athena, attenzione, ma interviene, riesce a resistere il tempo. Jamie interviene ma poi viene colpita da questa mosca su Billy Starks. Athena di Terminator che è suonato dalla nostra sottomissione, dice di no. Nel frattempo fai drive prova lo spinamento, attenzione, 1, 2, niente, liberato sia Willow Nightingale che alla spinata attenzione, questo è per Moneymaker e l'Ariat su Willow Nightingale dovrà fare una Haterade, eccola, 30, 1,
2,99, stava per essere eliminata. Tina prova a sottomettere Mariah May, attenzione, cede Mariah May, ragazzi, cede Mariah May. E allora Jamie Hater è messo così, quello che sono rimasto da sole. 1, 2, si libera Billy Starks. Combattutissimo, combattutissimo. Come giusto che deve essere meglio di questo livello. Aspettiamo apposta Olin per farli, ragazzi, questo super. Non solo, però sapete, devastanti. Come il primo match della serata, vinto, ricordiamolo, dagli FTR, scritto come Zen, Kevin Owens, i Guns e appunto gli Young Bucks. Calcione dietro, prova lo schienamento su Willow, attenzione, 1, 2, 3. Situazione interessante qui, ragazzi, perché Tina e Billy Starks sono rimasti solo di duo integro e non era, per il momento non era quasi mai accaduto, era rimasto solo duo integro e 3 singoli. Rende la cosa ancora più interessante, sì. Di solito i match che abbiamo avuto sulle eliminazioni, sì, magari rimaneva un singolo, poi quel singolo veniva schiacciato dopo poco, al massimo c'erano 2 singoli, ma uno tanto si lasciava a breve. Questa volta il devasto fuori dal ring. Non so come fanno, come continuano a lottare, infatti secondo me si becca le prime mosse devastanti, ma out. Sulle mezzate Smoné. Che botta anche una testa, devastante. Blender vuole trovare una mossa finale sulla Monet. No, dice di no Mercedes. Nel frattempo Jamie Hater si è messa in mezzo e il veneno Sabina. E Athena eliminata. Sono rimaste tutte singole, non era mai accaduto, ma anche Mercedes Monet ha ceduto. Mamma mia, ragazzi, quindi avremo 2 nuove campionesse di coppia. Sono rimasti Billy Starks, Princess Lander, Jamie Hater, ragazzi. Bello, oh, questo forse, almeno per questo lato, da questo punto di vista, è forse il più bello, il più prevedibile di quei match di cui si abbiamo fatto. Non abbiamo fatto tantissimi per le stagioni, però il più prevedibile. Attenzione, Chris prova, eliminata, ragazzi. Jamie Hater, Princess Lander sono rimaste.
Fino fuori dal ring, questa grande finalissima tesa. Chi delle due porterà la vittoria al proprio team? Chris Statlander, Jamie Hayter. Attenzione, la prende, pile driver. È distrutta anche Jamie, guardatela, prova, si struscia, si striscia con la mano sopra. Statlander, ragazzi, solo una mano poteva mettere Jamie Hayter, stanchissima. Tanta attenzione, un po' indeciso su da farsi. Ecco, carica una Haterade, attenzione, la prende a segno. Prova lo schienamento, 1, 2, 3. Jamie Hayter e Mariah May di fronte al loro pubblico, al pubblico di casa, al pubblico britannico. Sono le nuove campionesse di coppia della All Elite Wrestling per la seconda volta. Questo va ad arricchire il loro palmarès, ragazzi. The Brawling Birds proprio qui in Inghilterra riescano a vincere, signori. Finisce quindi il regno, come sapevamo, di Monet e Bayley e inizia quello di Jamie Hayter e Mariah May, le Brawling Birds. Insomma, dal punto di vista della All Elite Wrestling ci sono stati davvero più di un nuovo campione, E ragazzi, uno dei match più attesi, The Rainmaker Kazuchika Okada contro MJF, titolo dei pesi massimi IWGP, il titolo mondiale della New Japan Pro Wrestling. Ricordiamo come è successo, come è andato il tutto. Kenny Omega a Fantastica Mania, l'evento in collaborazione con il Consejo Mondiale della Lucha Libre e anche con la Ring of Honor, oltre che con le W, ha sconfitto Kota Ibushi, il campione della New Japan, in un AEW contro New Japan match, vincendo la cintura. Poi questa cintura non è tornata in Giappone, ma è passata da Okada, altro wrestler AEW, che ha sconfitto Omega e ha mantenuto il titolo. The following contest Tempo is scheduled for one fall and is for the International Grand Prix World Heavyweight Championship. C'è stata la difesa del titolo a Wrestle Dream, ma ecco che entra, e d'altra parte lo sapete, è quasi una tradizione mettere il titolo IWGP Palio qui a All-In, appunto All-In. E ecco qui che entra un uomo con un palmarès spaziale, 3 volte campione mondiale della All Elite Wrestling, una volta campione dei pesi massimi IWGP, questa volta qui, poi un'altra volta campione dei pesi massimi del Consejo Mondiale del Lucha Libre, il CMLL, 2 volte campione AEW International, questo palmarès di 3 stagioni del Rainmaker Kazuchika Okada. E questo è fatto uno dei match più attesi, MJF, ragazzi, match davvero di alto profilo. Come giusto accompagnano il titolo più importante della New Japan Pro Wrestling. E ecco qui che entra MJF, Maxwell, Jacob Friedman, anche lui il palmarès spaziale, signori, 2 volte campione mondiale della All Elite Wrestling, una volta campione AEW International e primo vincitore e quindi anche primo campione del
Triple Crown World Tournament, tra l'altro raga, ormai come avevo detto anche all'inizio del video ci siamo, ma manca poco, finisce questo evento e possiamo già iniziare il torneo, tra le migliori federazioni della nostra universo mode, WWE, CMLL, New Japan, AEW, Ring of Honor, insomma, come l'anno scorso, torneo maschile e femminile. Prima edizione fu vinta da MJF, che si portò a casa la cintura. Invece, per ciò che riguarda la divisione maschile, una vittoria di una wrestler WWE, ovvero la Mami Rhea Ripley, tra l'altro titolo di Triple Crown che vedremo in palio proprio stasera, perché ricordiamo sono titoli che vengono messi in palio solo nelle occasioni più importanti, oltre che nel torneo. Nel frattempo da lì sono stati 2 campioni nuovi, perché a WrestleMania, proprio a inizio di questa stagione, MJF e Rhea hanno messo le cinture in palio contro rispettivamente Roman Reigns della WWE e Mayu Iwatani della New Japan Pro Wrestling, e hanno perso entrambe le cinture, che sono anche state difese con successo a Wrestle Dynasty. Con Mayu Iwatani che ha sbattuto Tecla, tenendo il titolo di champion, e Introducing the challenger. Roman Reigns che From Long sbattuto Island, a New York, Kishimoto, weighing in at 228 pounds, dalla and commissione his dalle varie opponent federazioni. from Tokyo, Japan, weighing in at 232 pounds, the International Grand Prix World Heavyweight Champion, O-Kar-R. Eccolo qui, Kazuchika Okada. E ci siamo ragazzi, questo match per il titolo massimo della New Japan Pro Wrestling, Kazuchika Okada il campione contro MJF, lo sfidante. MJF che questa terza stagione ha raccolto meno di quello che lui aspettava, perso il titolo Triple Crown a WrestleMania e il primo evento, poi da lì ha provato a rientrare nella scena del titolo mondiale, però poi perso la Battle Royale, la Royal Rumble, quella di World's End, non è riuscito a qualificarsi all'Elimination Chamber, l'Owen Hart Cup non l'ha vinto, quindi la stagione peggiore, diciamo, di un wrestler comunque è abituato a vincere sempre il titolo mondiale in ogni stagione. Per il momento della terza siamo alla fine, però siamo ben oltre la metà, quindi non è che manca tantissimo poi. MJF che è al momento Mister All-In, perché comunque ha partecipato a tutte le edizioni di All-In, nelle prime 2 edizioni main event, dove tra l'altro entrambe le edizioni è diventato campione mondiale, stavolta per un altro titolo mondiale, non più delle W, ovviamente sempre vittoria, e quindi come ho detto prima, se riesce a vincere potrebbe essere imbattuto All-In. Non so se potrebbe essere la nascita di una streak, oppure no. Siamo a 6, 7, Okada si carica
entra sul ring. Attenzione, lo prende, voleva provare una Rainmaker ma evita. Attenzione JF, lo prende ma Rob Black riesce a toccare le colle. Okada evita. Emerald Explosion, niente da fare, all'1 NJF addirittura. Sanguina. Che botta. Attenzione, come l'ha preso. Ma si rialza JF. No selling puro lui. Delle di gomitate. Okada, attenzione, lo prende ora. Rainmaker. La prima non è andata a segno, la seconda sì. 1, 2, NJF dice no. A vuoto. Dropkick, no. Che match ragazzi. One arm DDT. Poi armbar. Se ne è pronta JF. Lo prende ancora con la sua micidiale armbar. Dovrebbe essere la fine. Azione Okada dice no. Devo vedere Omega. Se ne lo prende, lo porta sul ring, sale sul quadrato Max e Jacob Friedman. DDT meraviglioso. Triplo braccio teso. A colpire Okada. JF si rialza più veloce. Gola contro le colle. No. Rotola fuori dal ring. Va sulla testa forte JF, leg drop a vuoto. Che meccione ragazzi, ma non si poteva aspettare
diversamente secondo me da NJF sulla terza corda, forse la può provare a chiuderla con un volo. Oh, l'ha distrutto. Lo prende. No, lo schieramento potrebbe essere la fine qui. 1, 2 e Okada ancora. Resiste Kazuchika, evita. Colpisce sanguinante il JF con questo colpo. Il JF. Attenzione. Wow. Proprio lo schieramento potrebbe essere la fine. 1, 2 e Okada resiste ancora. Che battaglia tra questi due. Epica. Se NJF la vuol chiudere, vuol provare una mossa finale. Attenzione, ma Okada resiste. Lo prende Rainmaker. 1, 2, 3. Kazuchika Okada coglie una vittoria pazzesca contro MJF ed è ancora una volta campione mondiale dei pesi massimi IWGP. Che vittoria, ragazzi! Niente da fare per MJF. Perde un'altra grande occasione. Che vittoria per Okada. Continua nella sua grande stagione. Sicuramente un altro di quelli più in vista per andare per il titolo mondiale insieme a quel presente Konosuke Takeshi. Bisognerà un po' vedere va a finire, ma ora ragazzi, vedete? Signori, è il momento, come vi dicevo prima, dei Triple Crown Championship. Iniziamo nel Triple Crown femminile. Giulia è stata scelta dalla commissione, rappresentando la All Elite Wrestling, per andare a affrontare Mayu Iwatani, signori, della New Japan Pro Wrestling, che tra l'altro è anche campionessa anche della New Japan, ma il titolo sarà quello Triple Crown in palio stasera, e subito dopo l'altro titolo Triple Crown con un altro di scontri più attesi, Roman Reigns contro Jon Moxley, una sfida che va ben oltre match singolo in sé e il titolo. I Triple Crown sono equivalenti di importanza a un titolo mondiale. E eccola qui, ragazzi, The Beautiful Madness, Giulia. È proprio lei, signori. Giulia, che è una ex campionessa CBS, Laureate Wrestling, e una 2 volte campionessa mondiale AEW. Lei è una di quelle che, diciamo, che condivide il record con un numero non da sola, perché c'è Toni Storm, c'è Saya Kamikani, poi qualcuno mi ricordi, vi prego, se c'è un'altra. Allora, Giulia e Toni sono state le prime. Prima Toni ha raggiunto questo record, poi Giulia, poi Saya Kamikani, ma mi sembra basta, poi non mi pare che... No, direi di no, no. Ecco che entra la sfida, la campionessa, che come dicevo è anche doppia campionessa,
titolo della New Japan Pro Wrestling e titolo sulla spalla, Triple Crown. Il titolo Triple Crown sarà in palio ovviamente stasera. Ultima difesa del titolo, prima chiaramente dell'inizio del Triple Crown World Tournament, come dicevo inizierà subito dopo All-In. E eccoci, signori. Introducing the challenger from Tokyo, Japan, Julia. And her opponent from Yamaguchi, Japan, the Triple Crown Women's Champion and the International Wrestling Grand Prix Women's Champion, Mai Iwatani. Carica anche Mai Iwatani. Inizia subito Giulia la prima offensiva. La velocità di Maio pazzesca, uno dei migliori wrestler del mondo. Che inizio, ragazzi, mosse contro mosse. Attenzione Mayu, l'ha presa e l'ha colpita rapidamente, solo uno, attenzione. Evita qui. E poi Giulia, arrivederci a segno. Vediamo le origini, perché in parte italiane anche di Giulia, italo-giapponese. Attenzione, Giulia va, ecco.
rovesciata contro i gradoni d'acciaio. Giulia, l'arbitro ultima le due di rientrare sul quadrato. Ecco Mayu. Prova lo schieramento ora. Serie di pugni in difficoltà la Beautiful Madness. Sfida tra nipponiche. Se ne ribatta Giulia. Sgancia a terra. Va a sbattere contro il paletto. Colpisce tosto Giulia. Sente che il momento è positivo. Attenzione, la prende. Un'altra di vedercini. E prova lo schienamento. Mayu dice no. Giulia trascina Mayu al centro del ring, forse vorrà provare. Si rialza Mayu. Comeback, attenzione. Sì, grande comeback questo. Completato. Prova lo schieramento. No. Che meccione. Superman punch di Mayu Iwatani. Giulia resiste. Mamma mia. Una Kinshasa. 1, 2 e Giulia ancora dice no, ma questo visto, attenzione Mayu sulla terza corda, forse la può chiudere così. Eccola, a vuoto, doppio stomp. È ancora in controllo Mayu. Giulia dice di no. La prende, la scaraventa al suolo. Attenzione, l'ha presa. Mamma mia, Northern Light Bomb. L'ha presa mentre stava cercando di colpire Mayu con un super calcione. E Mayu si salva. Attenzione, vuol sottomettere Mayu. Giulia, attenzione, forse è finita. E cede Mayu Iwatani. Giulia è la nuova campionessa Triple Crown. Che vittoria per lei. Triple Crown Women's Champion Giulia. Mamma mia, che vittoria contro Mayu Iwatani. Giulia aggiunge il palmarès con un altro titolo mondiale ed è quello Triple Crown. È una 3 volte campionessa mondiale Giulia adesso. Che vittoria per lei, signori, che vittoria per lei. Sorride anche la All Elite Wrestling, che la prima volta porta il titolo Triple Crown nei suoi programmi, almeno vedremo quanto durerà, perché ora inizia il Triple Crown Tournament. Però sappiamo di sicuro che Giulia sarà una delle partecipanti sicure, in quanto campionessa in carica del torneo. E ora ragazzi siamo pronti per l'altro match
valido per il Triple Crown, questa volta maschile. Come dicevo, è più di un match di wrestling e la gente lo sa se conosce i trascorsi tra i due, anche se è la prima volta nella Universe Mode i due si scontrano, e probabilmente se Roman Reigns non era campione Triple Crown non sarebbe mai accaduto, o almeno chissà per quanto. Iniziamo, signori. Roman Reigns contro Jon Moxley. Is scheduled for one fall and is for the Triple Crown Championship. E eccolo qui, Jon Moxley, leader dei Death Riders, ragazzi. Che lui come MJF, un mister all-in, sempre per il titolo mondiale come MJF, magari stavolta un titolo Triple Crown, per MJF il titolo IWGP, e sempre titoli mondiali, non necessariamente delle W. La differenza è una, perché se MJF aveva sempre vinto e stasera ha perso il suo primo match, Moxley invece ha sempre perso. E ecco che entra il Triple Crown Champion, il Tribal Chief OTC, Roman Reigns, signori. Fa il suo ingresso per la prima volta, il suo debutto all-in da wrestler WWE. Normale se c'è in palio il titolo Triple Crown, infatti come abbiamo visto Mai Watani contro Giulia era della All Elite Wrestling, sì, Mai Watani però era della New Japan, quindi primo match in un programma IW per Roman Reigns, forse unico anche, chissà, match anche all-in per Roman Reigns. Roman Reigns, che ricordiamo a WrestleMania ha sconfitto MJF, vincere quella cintura. Poi la difesa Wrestle Dynasty per 5 federazioni contro The Great Muta Keiji Muto. E poi, ragazzi, questa difesa titolata d'altra parte invece Jon Moxley, che detiene insieme a Kazuchika Okada il record, gli unici due che hanno vinto il titolo mondiale EW per 3 volte. Un titolo mondiale a stagione per Jon Moxley, esatto. Fino nel suo ingresso, lo sappiamo, celebre per la lentezza del suo ingresso, Roman Reigns.
Introducing the challenger from Cincinnati, Ohio, weighing in at 225 pounds, John Cox Lee! And his opponent from Pensacola, Florida, weighing in at 265 pounds, the Triple Crown Champion, Eccomi qui, appena in tempo. L'ingresso di Roman Reigns è come sempre per le lunghe. Io tanto sono andato giù, ho preso un nuovo soldo, l'ho tagliato a petti, ci ho messo la pasta d'acciuga sopra e io c'avevo un buchino, c'avevo. Tanto confidavo sulla lentezza dell'ingresso di Roman, come sempre. Da un certo punto di vista, da questa terza sessione non mi dispiace vederlo poco. Va bene ragazzi, titolo di quel piano in palio. Siamo pronti signori, Jon Moxley contro Roman Reigns per la prima volta nella nostra Universe Movie. Inizia il match. Subito Moxley con un bel calcione.
Ragazzi, era a vedere chiaramente il match con voi, ma non volevo farvi sentire io che sbiascicavo perché mi stavo mangiando l'uovo che vi dicevo prima, avevo la pasta d'acciughe sopra. Allora, Roman Reigns ha iniziato veramente da paura, ha macinato Moxley, poi Moxley sta venendo fuori alla lunga e sta ribaltando la situazione di svantaggio. Attenzione Reigns. Attenzione qui, spia da vuoto di Reigns su Moxley. Vero proprio match da all-in questo, Roman Reigns sanguinante. L'intervenzione di Moxley, venuto poco fa. Attenzione Moxley. Ragazzi, gran match, duro, sodo, entrambi che sanguinano. Attenzione proprio lo schieramento, potrebbe essere la fine visti i tanti danni subiti. E infatti 3 finisce così, ma sarebbe finita anche dall'altra parte alla solita maniera, con una mossa di questo tipo. Roman Reigns mantiene il titolo Triple Crown, sconfigge Jon Moxley. Che match ragazzi, e che vittoria di Roman Reigns, e mantiene il Triple Crown Championship ancora una volta e volerà anche lui, proprio come la nuova campionessa Triple Crown Giulia, al Triple Crown World Tournament, come ricordiamo inizierà subito dopo All-In. Devo solo decidere in quali posti fare gli eventi, sapete, tra Messico, Giappone e Stati Uniti. Ragazzi, ultimi 2 incontri, doppio main event di questo AW All-In a Wembley, validi per i titoli mondiali, la divisione femminile e maschile. Iniziamo per primo con la divisione femminile. Saya Kamitani sta facendo questo regno devastante contro Tekla, una rivalità sicuramente la più importante che si poteva portare a All-In, una storia tra di loro importante. Ricordiamo che Saya quest'anno ha vinto l'Owenar Cup, andò a togliere la cintura in un epico Hell in a Cell match proprio alla qui presente Tekla, che ha terminato il secondo regno più lungo della nostra Women's Mode in EW, quello di Tekla, battuto solo da quello di Mariah May. Dall'altra parte Sakamitani poi nel corso dei mesi ha sconfitto avversarie su avversarie. Tekla però ha battuto Liv Morgan a Wrestle Dream in un number 1 contender match e adesso è tornata a posare gli occhi quella cintura. Tutto è avvenuto in questa stagione, raga, quindi a differenza di qualche mese, e quindi abbiamo Saya Kamitani contro Tekla 2.
atto 2 qui a All In. E ecco infatti che entra la Phoenix Queen, leader di 8. Scontro anche tra leader, che comunque abbiamo la leader di 8 contro la leader delle Sister of Sin, Tekla. Un epico match. Cattivissima come sempre la Toxic Spider, Tekla. Introducing the challenger from Vienna, Austria, the Wrecker! Carica Tekla. And her opponent from Yokohama, Japan, the All-Star Women's World Champion, Sarah Carey Tammy! Cariche entrambe, ragazzi, due forze della natura della divisione femminile che si scontrano l'una contro l'altra. Questo epico rematch, questo epico atto 2 tra Tekla e Saya Kamitani. Carica Saya, carica Tekla. Possiamo iniziare. Subito inizia Saya con questo springboard crossbody. Tekla ribalta subito il tentativo di mossa e è inizio abbastanza importante. Mitica rivincita, una grande rivalità che è formata tra le due sia nel primo atto, però Saya era dell'Owen Cup, quindi doveva andare contro Tekla, che era campionessa, sia adesso questa Road to All In nelle Dynamite, a certo punto della All In. Prova Tekla, presa di sottomissione al braccio, l'asse di Saya Kamitani come ribalta. Fuori dal ring Tekla. Riesce a tutire in parte la caduta. Saya, errore completo, veramente errore qui. Ha calcolato malissimo le misure. Si è schiantata al suolo. Fuori dal ring. Si casa Tekla. A vuoto questo braccio teso della Kamitani, serie di calcioni di Tekla. Oh, tirato per i capelli. Super kick, no, dice di no. Saya dice di no e oh, will kick alla Rob Van Dam qui. Springboard crossbody ancora a segno. Lo schienamento questa volta.
Attenzione, toglie il cuscinetto protettivo. Saya con lo schienamento. Stavo pensando a fare un'altra cosa, ma solo uno. Non so come mai ha provato a fare lo schienamento ora. Non troppo logico da parte di Saya. Oh. Come sempre Saya porta il match al suo ritmo. È uno specialista in questo. Difficoltà Tecla. Ora evita però. Delle gomitate. Ora subisce la Toxic Spider. Attenzione Saya. Irish Whip proprio contro l'angolo esposto. E poi un wheel kick. Mamma mia, che combinazione pazzesca qui. 1, 2. Ribalta Tecla. 1. L'arbitro un po' dividibile. Attenzione Tecla. Oh, che comeback di Tecla. Attenzione Tecla. Irish Whip contro il palo esposto. Oh, gliel'ha fatta pagare giustamente. Quel palo aveva proprio esposto Saya Kamitani. La prima volta solo beccato Tecla, la seconda Saya. Super kick. La trascina lontana dalle corde. Prova lo schienamento, attenzione qui. 1, 2. Dice di no Kamitani. Si dispera Tecla. Spear, ma l'ha bloccata in pieno. Tuttavia è comunque più veloce Tecla. Oh. Attenzione Tecla. Spear. Ha tranciato in due Saya Kamitani. Che match. 1, 2. Saya resiste, dice no. Attenzione Tecla sulla terza corda. Ora splash a vuoto. La strozza con cattiveria. Poi evita. Mamma mia che scambio, attenzione Saya Kamitani con la finisher move. 1, 2. Oh, Tecla dice no. Dice no. Tecla resiste. Che match ragazzi. Valido per il titolo mondiale della All Elite Wrestling. Sulla terza corda Saya Kamitani, forse la vuol chiudere, vola, messi drop kick, colpita in pieno, ma evita Tecla, attenzione Tecla, la sottomissione qui, la sottomissione del ragno. Saya, attenzione, in pericolo, ma spezza la manovra. Spezza la manovra. Attenzione, scambio di pugni.
non manca nulla in questo incontro veramente epico tra Saya e Tekla, atto 2. È stato il primo Lenny Russell devastante di AEW Dynasty, consiglio di andarla a recuperare proprio prima nell'Elimination Chamber, cioè W Loud. Ora quindi nessuno di due vuole dare all'altra la soddisfazione, ma alla fine è Tekla che vince la scazzottata, la prende. Attenzione qui, 1, 2 e 3, un match pazzesco, epico. Tekla è la nuova campionessa mondiale della All Elite Wrestling, finisce il regno di Saya Kamitani. Che incontro esagerato. Ci vorrà una rivincita, un terzo atto di Zulu tra le due, ma oggi sorride Tekla, ragazzi, che per la seconda volta vince il titolo della All Elite Wrestling e entra nel novero proprio insieme a Saya Kamitani, Toni Storm, Saya Kamitani, Toni Storm, e chi era, scusatemi, quell'altra me lo sono dimenticato, Saya Kamitani, Toni Storm, vabbè ci pensiamo dopo perché ora è il momento del main event, ragazzi. 3-way match. Jay White nel suo grande regno da campione mondiale W metterà in palio la cintura dall'assalto di Swerve Strickland e di Hangman Adam Page in questo altro main event di AEW All In, signori. Giulia, ecco, era l'altro, me lo sono ricordato. Giulia, Tekla, Toni Storm, Saya Kamitani hanno vinto il titolo per 2 volte, è il record. Quindi ragazzi, incredibile, ma è proprio un cerchio pazzesco, Cioè, Tekla, Saya Kamitani, Tekla. Ragazzi, coloro che hanno dominato la divisione quest'anno. E ecco qui che entra il primo dei 3, Hangman Adam Page, ragazzi. Introducing the challenger from Virginia, weighing in at 215 pounds, Adam Page. Primo main event di All-In che non vede MJF o Moxley, però su Strickland sì, il suo secondo main event questo. Vediamo, ha fatto anche il main event dell'anno scorso. Il primo main event in assoluto del primo All-In è stato MJF contro John Moxley per il titolo mondiale, con Moxley campione. Ha vinto MJF. Il secondo match, più o meno siamo arrivati incredibilmente nel solito momento dell'anno con i soliti incontri, con i soliti due, ma la differenza era che era un 3-way match anche l'anno scorso con Swerve Strickland come partecipante. Quest'anno invece abbiamo il campione Jay White, Hangman Adam Page ed ecco di nuovo Swerve Strickland. Weighing in at 233 pounds, Sue Rick. Was House, diamo un po' di palmarès un attimo. Hangman Adam Page, ex campione mondiale della All Elite Wrestling, ex campione international AEW, vincitore anche dell'Owen Hart Cup dell'anno scorso, che tra l'altro è stata la prima edizione Owen Hart Tournament. Da parte qui abbiamo Swerve Strickland, che ex campione mondiale AEW, ex 2 volte campione international della All Elite Wrestling, ex campione di coppia insieme a Bobby Lashley, insomma grande palmarès. E poi abbiamo Jay White per concludere, 2 volte campione WTNT, ex campione AEW International e attuale campione mondiale della All Elite Wrestling. E eccolo qui, The Switchblade, Jay White. Ragazzi,
fatto delle difese importanti. And introducing the champion, representing the New Age Outlaws, dove ha tolto il titolo from John Auckland, Moxley. New Zealand, weighing in at 223 pounds, the Samoa Joe, All-Star World Kenny Omega Champion, Jay White. e Will Ospreay nell'ultimo pay-per-view AEW Wrestle Dream. Will Ospreay che per la prima volta, con il suo grande rammarico, dico proprio aperta parentesi, non ha trovato spazio a All In a Wembley, a differenza delle prime altre 2 edizioni. E ecco la grafica che ci ricorda che questo match è valido per il titolo più importante della divisione maschile in All Elite Wrestling, il titolo mondiale AEW. Jay White che dipenderà dall'assalto di 2 minacce davvero importanti come Swerve Strickland e Eggman Adam Page. Sul main event di All In, ragazzi, che mi sono divertito molto a commentare. Peccato solo per quel piccolo intoppo, che piccolo intoppo, dai, però alla fine ha rovinato un pochetto la visione del match. Era proprio nel primo incontro dove sono stati avviati i nuovi campioni di coppia. Certo, tanti nuovi campioni in questo Lean, ha proprio invertito il trend degli ultimi pay-per-view, perché abbiamo avuto nuovi campioni di coppia. Poi, nuova campionessa di BS, Asuka. Abbiamo avuto poi, diciamo, nuova campionessa mondiale della Elite Wrestling, Tech. Ora vedremo questo incontro, non per farla Jay White, però Swerve che si è guadagnato questo incontro a suon di prestazioni nella categoria tag team, ha fatto un bel regno insieme a Bobby Lashley, terminando il regno veramente eccezionale di Sami Zayn e Kevin Owens. Purtroppo stasera sono stati eliminati per primi nel match, nel Fatal 4-Way a eliminazione tag team. Ritmo altissimo, giustamente. Bello, grande ritmo veramente. Serie di pugni di Hangman.
Serie di gomitate, tutti contro Swerve. Il migliore secondo me, l'MVP di questo match per il momento su Strickland. Swerve, che stompone, poi prova lo schienamento, ma Jay White era lì, un po' ingenuo qui. Attenzione, a vuoto Swerve, Jay White, ma c'è Hangman, infatti è interrotto subito il tentativo di sottomissione. Attenzione, serie di pugni, vai, arriva, prova lo schienamento, 1, 2, niente da fare, dice no Swerve, poi arriva Jay White. Attenzione, Hangman, la Dead Eye, l'occhio della morte, 1, 2, ma Swerve interrompe tutto. Boom. Attenzione, Blade Runner di Jay White, ma c'è Hangman subito pronto, evita il campione in carica Jay White. Dopo lo schienamento, 1, 2, si libera all'ultimo. Attenzione, Swerve schiaccia Hangman, mamma mia, doppio stop. Jay White prende una mazza da baseball, attenzione, colpisce Swerve e poi va a schienare, ma Swerve in piedi, era buona pensata Jay White, infatti non me l'aspettavo neanche io che Swerve si alzava subito così. Attenzione, prova a sottomettere Hangman, attenzione, la chiude e riesce a interrompere tutto Swerve. Che agilità. Attenzione, che la sta spezzando. Attenzione, house call di Swerve, potrebbe essere la fine. 1, 2, Jay White all'ultimo dice no.
prende una handle stick, colpisce Swerve in piena schiena, attenzione Jay White, wow, ma è caduto malissimo di collo, poi prova a schienare Swerve che si è preso il colpo di handle stick, 1, 2, mamma mia ragazzi, che emozioni questi incontro. Ribalta White, Sledgehammer disarmato da Hangman, European Uppercut, prova a colpire Swerve, attenzione, dice di no Swerve, prova lo schienamento, attenzione, potrebbe essere la fine, 1, 2, Swerve, ragazzi 3 sono distrutti, c'è una mossa un pochino più di impatto, come questo Brainbuster. Attenzione Jay White, lo prende, Blade Runner su Swerve, ma arriva subito Hangman, sustica nei piedi subito, incredibile, com'è possibile? Prende il martello e colpisce il campione in carica e ora va per lo schienamento, potrebbe essere la fine, 1, 2, 3, finisce il regno di Jay White, inizia quello di Swerve Strickland, 2 volte campione mondiale della All Elite Wrestling. Che vittoria ragazzi per Swerve Strickland, che diventa 2 volte campione mondiale della All Elite Wrestling. Ragazzi, bella, se lo meritava, grande soddisfazione per lui, la prima volta nella prima stagione e è tornato di nuovo sulla cima della divisione maschile del pay-per-view più importante dell'anno. Allora ragazzi, io spero che questo pay-per-view vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti ovviamente cosa ne pensate, tutto il resto mi fa sempre piacere. Noi ci vediamo a un prossimo appuntamento, la nostra Universe Mode, inizierà poi il Triple Crown Tournament, quindi ragazzi un saluto e alla prossima.